Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un mugnaio che aveva una bellissima figlia. Man mano che cresceva, lui desiderava trovarle un buon marito. Pensò, se un buon uomo verrà a chiederle la mano, gliela darò. Poco dopo arrivò un uomo che sembrava molto ricco e poiché il mugnaio non trovò difetti in lui, promise sua figlia a lui. Tuttavia, la ragazza non lo amava come dovrebbe fare una fidanzata e si sentiva a disagio con lui. Ogni volta che lo vedeva o pensava a lui, provava una paura nascosta. Un giorno lui le disse: «Sei la mia fidanzata, eppure non sei mai venuta a trovarmi». La ragazza rispose: «Non so dove sia casa tua». L'uomo disse: «La mia casa si trova nel bosco oscuro». Lei cercò di giustificarsi, dicendo che non riusciva a trovare la strada. L'uomo insistette: «Devi venire da me domenica prossima. Ho invitato degli ospiti e spargerò delle ceneri per aiutarti a trovare la strada nel bosco». Quando arrivò la domenica e la ragazza doveva partire, si sentiva molto nervosa, anche se non sapeva perché. Per segnare il suo cammino, riempì le tasche di piselli e lenticchie. Le ceneri furono sparse all'ingresso del bosco e lei le seguì, lasciando cadere qualche pisello per terra a ogni passo. Camminò quasi tutto il giorno finché non raggiunse la parte più buia del bosco, dove vide una casa solitaria. Non le piaceva perché sembrava così oscura e tetro. Entrò, ma non c'era nessuno, ed era completamente silenziosa. All'improvviso una voce disse: torna indietro, giovane fanciulla, è la casa di un assassino quella che entri qui». La ragazza alzò lo sguardo e vide che la voce proveniva da un uccello in una gabbia sulla parete. L'uccello ripeté: torna indietro, giovane fanciulla, è la casa di un assassino quella che entri qui». Nonostante l'avvertimento, la ragazza esplorò la casa vuota, ma non trovò nessuno. Infine raggiunse la cantina, dove si trovava una vecchia molto anziana il cui capo tremava continuamente. «Puoi dirmi», chiese la ragazza, «se il mio fidanzato vive qui?» «Oh, povera bambina», rispose la vecchia, «dove sei venuta?» «Sei nel covo di un assassino. Pensi di sposarti, ma invece incontrerai la morte. Guarda, ho messo un grande pentolone sul fuoco con dell'acqua, e quando ti prenderanno, ti faranno a pezzi e ti cucineranno, perché mangiano carne umana. Se non ti aiuto, sei perduta». La vecchia la nascose dietro un grande barile. «Stai zitta come un topo», disse, «non fare rumore né muoverti, o sarà la fine per te. Di notte, quando i ladri dormiranno, scapperemo. Ho aspettato un'opportunità». Non appena furono nascoste, i malvagi ladri tornarono a casa, trascinando un'altra giovane con loro. Erano ubriachi e non si curavano delle sue grida. Le offrirono 3 bicchieri di vino, uno bianco, uno rosso e uno giallo, ed il suo cuore scoppiò dalla paura. Poi le strappò via i bei vestiti, la stesero su un tavolo, le fecero a pezzi e vi cosparsero del sale. La povera sposa dietro il barile tremava mentre assisteva al terribile destino che l'aspettava. Uno dei ladri notò un anello d'oro sul mignolo della ragazza morta. Quando non riuscì a toglierlo facilmente, prese un'ascia e le tagliò il dito, ma questo volò nell'aria e atterrò nel seno della sposa. Il ladro prese una candela e lo cercò, ma non riuscì a trovarlo. Un altro ladro suggerì: «Hai guardato dietro il grande barile?» Ma la vecchia interruppe: «Venite a mangiare qualcosa e smettete di cercare fino a mattina, il dito non scapperà». I ladri acconsentirono e decisero di mangiare.
La vecchia versò una pozione sonnifera nel loro vino e ben presto si sdraiarono nella cantina, profondamente addormentati. Quando la sposa vide questo, uscì da dietro il barile e dovette passare sopra i ladri addormentati. Era molto spaventata di svegliarne uno, ma con l'aiuto di Dio riuscì a passarli senza problemi. La vecchia la seguì, aprì le porte e fuggirono dal covo degli assassini il più velocemente possibile. Il vento aveva spazzato via le ceneri, ma i piselli e le lenticchie erano germogliati e illuminavano il loro cammino alla luce della luna. Camminarono tutta la notte e finalmente raggiunsero il mulino al mattino. La ragazza raccontò a suo padre tutto ciò che era accaduto. Il giorno del matrimonio, il promesso sposo arrivò e il mugnaio aveva invitato tutta la sua famiglia e amici. Mentre mangiavano, tutti furono invitati a condividere una storia. La sposa rimase in silenzio e non disse nulla. Il promesso sposo le chiese: «Dai, cara, non hai niente da raccontare? Dici qualcosa come tutti gli altri». Lei rispose: «Allora vi racconterò un sogno che ho fatto. Stavo camminando da sola nel bosco e arrivai a una casa dove non viveva nessuno, ma c'era un uccello in gabbia che cantava: torna indietro, giovane fanciulla, è la casa di un assassino quella che entri qui». Sognai questo, ma poi esplorai le stanze vuote che erano così orribili. Infine scesi nella cantina, dove trovai una vecchia molto anziana il cui capo tremava. Le chiesi se il mio fidanzato vivesse lì e lei mi disse: «Oh, povera bambina, sei nel covo di un assassino. Il tuo fidanzato vive qui, ma ti ucciderà e ti mangerà». Caro mio, sogna questo. Ma la vecchia mi nascose dietro un barile e proprio mentre ero nascosta, i ladri tornarono a casa con un'altra ragazza. Le diedero 3 tipi di vino da bere e il suo cuore scoppiò. Caro mio, sogna questo. Poi le strapparono i bei vestiti, le fecero a pezzi su un tavolo e vi cosparsero del sale. Caro mio, sogna questo. Un ladro notò un anello sul suo dito e quando non riuscì a toglierlo, le tagliò il dito e volò dietro il barile e atterrò nel mio seno. Ecco il dito con l'anello. Detto ciò, lo tirò fuori e lo mostrò a tutti. Il ladro, che era diventato pallido ascoltando la sua storia, si alzò e cercò di fuggire, ma gli ospiti lo fermarono e lo consegnarono alle autorità. Lui e tutta la sua banda furono puniti per i loro terribili crimini. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.